Lezione 1. Consigli sulla frutta. Ciao Anna, hai provato della frutta nuova ultimamente? Ciao John, sì, in realtà ne ho scoperti alcuni deliziosi. Vuoi qualche consiglio? Assolutamente. Cerco sempre di provare cose nuove. Che frutta mi consigliate? Beh, hai provato il frutto del drago? È esotico e molto rinfrescante. Frutto del drago? No, non l'ho fatto. Che sapore ha? Ha un sapore dolce e delicato con un pizzico di croccantezza. La consistenza è simile a quella di un kiwi. Sembra interessante. Dovrei dare un'occhiata. Quali altri frutti suggerisci? Un altro ottimo frutto è il mango. È succoso e ha un sapore tropicale. Oh, adoro i mango. Sono così deliziosi. Qualche altro consiglio? Sì, dovresti provare la papaya. È ricco di vitamine e ha un sapore unico. Papaya, eh? Non l'ho mai provato prima. Che sapore ha? Ha un sapore dolce e muschiato. Alcuni dicono che ha il sapore di un mix di melone e pesca. Questo è intrigante. Ci proverò sicuramente. Qualche altra frutta che mi consiglieresti? Un altro frutto da provare è l'ananas. È piccante e ha un aroma tropicale. L'ananas sembra fantastico. Mi piace il suo sapore nei succhi, ma non l'ho mai mangiato fresco. Grazie per i suggerimenti. Lezione 2. Supporto globale. Salve Anna, hai sentito parlare della campagna per mobilitare il sostegno globale? Ciao John, sì, l'ho seguito da vicino. È incredibile come unisce le persone. Assolutamente. È importante raccogliere sostegno a livello globale per varie cause e iniziative. Non potrei essere più d'accordo. Quando le persone si uniscono, possono ottenere cose straordinarie. Giusto. Non si tratta solo di sforzi individuali, ma anche di azioni collettive. Esattamente. Quando lavoriamo insieme, il nostro impatto viene amplificato e le nostre voci vengono ascoltate. È stimolante vedere persone di diversi paesi riunirsi per un obiettivo comune. Mostra il potere dell'unità e la forza delle diverse prospettive. È incredibile come la tecnologia ci consenta di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. La tecnologia ha davvero reso il mondo un posto più piccolo e ci ha permesso di collaborare senza sforzo. È incredibile come un semplice click o una condivisione possano contribuire a un movimento globale. Le piattaforme di social media hanno svolto un ruolo significativo nel diffondere la consapevolezza e raccogliere consensi. È importante utilizzare queste piattaforme in modo responsabile e promuovere cambiamenti positivi. Assolutamente. Dovremmo essere consapevoli dell'impatto che le nostre parole e azioni possono avere sugli altri. Insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore per tutti. Abbiamo il potere di plasmare un mondo più inclusivo, compassionevole e sostenibile.
Continuiamo a sostenerci e a sollevarci l'un l'altro, sia a livello locale che globale. Sicuramente. I nostri sforzi collettivi possono avere un impatto duraturo su individui e comunità in tutto il mondo. Sono grato di far parte di una generazione che valorizza la collaborazione e la cittadinanza globale. È un momento emozionante per essere vivi e assistere ai cambiamenti positivi che possiamo realizzare insieme. In effetti lo è. Continuiamo a mobilitarci e ispirare altri a unirsi a noi in questo viaggio. Lezione 3. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, stavo pensando, programmiamo un viaggio e fissiamo una data per visitare presto quel negozio. Ciao John, sembra un'ottima idea. Anch'io volevo andarci. Fantastico. Possiamo renderla un'avventura divertente ed esplorare il negozio insieme. Sono emozionato. Quando pensi sia un buon momento per andare? Che ne dici del prossimo fine settimana? Così avremo abbastanza tempo per prepararci. Il prossimo fine settimana funziona per me. A che ora dobbiamo incontrarci? Ci vediamo alle 10 del mattino. Questo dovrebbe darci un sacco di tempo per curiosare. Suona bene, dovremmo fare un elenco di cose che vogliamo vedere o comprare. Sicuramente. Sarebbe utile avere un piano in modo da non perdere nulla. Farò un elenco degli articoli che mi interessano. Che mi dici di te? Farò lo stesso. Renderà il nostro viaggio più organizzato ed efficiente. Inoltre, possiamo confrontare i nostri elenchi e scoprire nuove cose insieme. Assolutamente. Sarà divertente condividere consigli ed esplorare le offerte del negozio. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno. È sempre emozionante scoprire oggetti unici. Certo che lo è. E non dimentichiamo di portare le nostre fotocamere per immortalare l'esperienza. Buona idea! Possiamo documentare il nostro viaggio e condividerlo con i nostri amici. In questo modo, anche se non possono venire con noi, possono comunque goderselo attraverso le nostre foto. Esattamente. È come portarli con noi nella nostra avventura. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. Sarà memorabile. Anch'io. È sempre più piacevole esplorare nuovi posti con un amico. Concordato. Sono contenta che lo stiamo pianificando insieme. Sarà una grande esperienza. Assolutamente. Prepariamo tutto e facciamo sì che questo viaggio avvenga. Sono emozionato. Ci vediamo il prossimo fine settimana. Facciamo in modo che sia un giorno da ricordare. Lezione 4. Superare la paura. Ciao Anna, stavo pensando alla nostra prossima escursione e volevo condividere qualcosa con te. Ciao John, cosa ti passa per la testa? C'è qualcosa che ti preoccupa? Sì, ho paura dell'altezza e temo che possa influire sulla nostra esperienza escursionistica. Oh, capisco. È normale avere paure, ma possiamo affrontarle insieme. È rassicurante sentirlo. Hai qualche suggerimento su come superare questa paura?
Un approccio è quello di esporsi gradualmente alle altezze in un ambiente controllato. Questo ha senso. Si tratta di affrontare la paura passo dopo passo invece di evitarla completamente. Esattamente. Inizia con piccole sfide, come salire una scala o camminare su un ponte alto. Posso provarlo. Forse aumentando gradualmente l'altezza, posso aumentare la mia fiducia. È un'ottima strategia. Ricorda, va bene farlo secondo i tuoi ritmi. Grazie per la comprensione. Significa molto avere il tuo sostegno. Certo. Siamo una squadra e sarò lì per incoraggiarti in ogni fase del percorso. Significa molto per me. Non voglio che la mia paura ci impedisca di goderci l'escursione. Troveremo percorsi alternativi o faremo delle pause se necessario. Lo faremo funzionare, te lo prometto. Apprezzo la tua flessibilità e disponibilità a soddisfare la mia paura. È importante dare la priorità al comfort e alla sicurezza di tutti durante la nostra avventura escursionistica. Assolutamente. Si tratta di creare un ambiente in cui tutti possiamo avere una grande esperienza. E ricorda, affrontare le nostre paure può portare alla crescita personale e a nuove opportunità. Hai ragione. Mettendo alla prova me stesso, potrei scoprire di essere capace di fare più di quanto pensassi. Esattamente. Ho fiducia in te. Sconfiggeremo questa paura insieme. Grazie, mi sento più fiducioso ora che ne abbiamo discusso. È a questo che servono gli amici. Ci sosteniamo e ci sosteniamo a vicenda attraverso le sfide. Sono grato di averti come mio compagno di escursioni e amico. Rendiamo questo viaggio indimenticabile. Lezione 5. Rinnovare l'home office. Ciao Anna, hai pensato di rinnovare il tuo ufficio a casa? Ciao John, in realtà, ci stavo pensando. Sento che ha bisogno di un nuovo look. È un'ottima idea. Uno spazio di lavoro ben progettato può aumentare la produttività e l'ispirazione. Esattamente. Voglio creare uno spazio che mi motiva a lavorare in modo efficiente. Hai pensato al tipo di arredamento che vuoi incorporare? Sì, sto cercando nuovi mobili che siano sia funzionali che esteticamente gradevoli. Hai pensato di acquistare una sedia comoda ed ergonomica? Sì, una buona sedia è essenziale per lunghe ore di seduta. Dovrebbe sostenere la mia postura. Assolutamente. Una sedia adeguata può prevenire il mal di schiena e migliorare il comfort generale. Sto anche pensando di aggiungere una scrivania spaziosa con spazio sufficiente per le mie provviste. È una scelta intelligente. Uno spazio di lavoro ordinato aiuta a mantenere la concentrazione e l'organizzazione. Sono d'accordo, è importante avere un posto designato per ogni cosa. Che mi dici dell'illuminazione? Hai pensato di investire in una buona lampada da scrivania? Sì, un'illuminazione adeguata è fondamentale. Voglio assicurarmi che lo spazio sia ben illuminato e confortevole per i miei occhi. Questo è saggio. Un'illuminazione adeguata riduce l'affaticamento degli occhi e rende l'ambiente più piacevole.
Sto anche pensando di aggiungere alcuni elementi decorativi per personalizzare lo spazio. È un'ottima idea. L'aggiunta di piante o opere d'arte può creare un'atmosfera positiva e stimolante. Mi fa piacere che tu abbia parlato di piante. Non solo aggiungono bellezza, ma purificano anche l'aria. Assolutamente. Le piante da appartamento possono migliorare la qualità dell'aria e creare un ambiente rilassante. Sono entusiasta di questo progetto. Farà un'enorme differenza nella mia produttività. Sicuramente lo farà. Uno spazio di lavoro ben progettato e organizzato dà il giusto tono al lavoro. Non vedo l'ora di acquistare i nuovi mobili. È sempre divertente scoprire nuovi stili. Certo che lo è. L'esplorazione di diverse opzioni ti consente di trovare pezzi che risuonano con i tuoi gusti. Mi assicurerò di prendere le misure per assicurarmi che i mobili si adattino perfettamente allo spazio. È una mossa intelligente. È importante considerare le dimensioni e la disposizione della stanza. Ti sono grato per il tuo contributo. È utile discutere idee e raccogliere punti di vista diversi. Sono sempre qui per supportarti. Trasformiamo il tuo ufficio a casa in un posto in cui ami lavorare. Grazie, apprezzo il tuo aiuto e il tuo entusiasmo. Significa molto per me. Siete i benvenuti. Non vedo l'ora di vedere la trasformazione. Sarà fantastico. Lezione 6. Grigliate e sapori estivi. Ciao Anna, hai mai provato a grigliare? Mi piace moltissimo, soprattutto durante l'estate. Ciao John, sì, anche a me piace grigliare. È un ottimo modo per assaporare i sapori di stagione. Questo è vero. La cottura alla griglia aggiunge un gusto affumicato unico che esalta i sapori naturali del cibo. Sono d'accordo, è anche un modo divertente per riunire amici e familiari per riunioni all'aperto. Assolutamente. Grigliare crea un'atmosfera rilassata e piacevole per socializzare. Quali sono i tuoi cibi preferiti da grigliare? Adoro grigliare hamburger e hot dog. Sono scelte classiche per un barbecue in giardino. Sono opzioni deliziose. Sono anche un fan delle verdure grigliate come mais e zucchine. Le verdure grigliate sono fantastiche. I bordi carbonizzati conferiscono loro un sapore meraviglioso. Ho anche provato a grigliare frutta, come ananas e pesche. Aggiunge una dolcezza deliziosa. La frutta grigliata è un'idea fantastica. Il calore caramella gli zuccheri e ne esalta il gusto. È anche un'opzione per dessert salutare e rinfrescante. Perfetto per le calde serate estive. Assolutamente. La frutta grigliata può essere servita così com'è o abbinata a una pallina di gelato. Sembra allettante. Dovrò provare a grigliare la frutta al mio prossimo raduno. Non rimarrete delusi. È un'aggiunta semplice ma impressionante a qualsiasi menù. A proposito di grigliate, avete consigli sulla marinata o sul condimento? Per le carni, uso spesso una combinazione di aglio, erbe aromatiche e una spruzzata di succo di agrumi.
Sembra delizioso. Ci proverò. Qualche consiglio per ottenere i segni perfetti sulla griglia? Per ottenere gli ambiti segni della griglia, assicurati che la griglia sia preriscaldata e che le griglie siano pulite. Lo terrò a mente. La presentazione è importante tanto quanto il gusto. Infatti, un ottimo piatto alla griglia è una gioia per gli occhi oltre che per il palato. Sono entusiasta all'idea di grigliare adesso. È un modo meraviglioso per festeggiare l'estate. Sicuramente lo è. L'aroma del cibo sfrigolante e il suono delle risate regalano momenti indimenticabili. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di creare ricordi gustando cibi deliziosi. Questa è l'essenza della grigliatura. Riunisce le persone e suscita gioia. Lezione 7. Supporto alle vendite. Ciao Anna, ho sentito che stai cercando assistenza. Mi occupo delle vendite. Se hai bisogno di aiuto, fammelo sapere. Ciao John. È bello saperlo. In realtà sto esplorando alcune opzioni per un nuovo progetto. È fantastico. Sarò lieto di aiutarti a trovare le soluzioni giuste per il tuo progetto. Grazie, sono particolarmente interessato a trovare apparecchiature economiche ma affidabili. Capisco. È essenziale trovare un equilibrio tra qualità e budget. Esattamente. Voglio assicurarmi che l'attrezzatura soddisfi i nostri requisiti senza superare il nostro budget. Posso sicuramente aiutarti in questo. Potresti fornirmi maggiori dettagli sul tuo progetto? Certo. Stiamo allestendo un nuovo ufficio e abbiamo bisogno di computer, stampanti e apparecchiature di rete. Sembra un progetto entusiasmante. Di quanti computer e stampanti pensi di aver bisogno? Avremo bisogno di una decina di computer e un paio di stampanti per cominciare. Notato. Esaminerò le opzioni che offrono buone prestazioni e un buon rapporto qualità-prezzo. Sarebbe fantastico. Abbiamo anche bisogno di apparecchiature di rete affidabili per una connettività senza interruzioni. Mi assicurerò di esplorare soluzioni di rete che forniscono connessioni stabili e sicure. Grazie per l'aiuto. Apprezzo la tua esperienza nella ricerca dell'attrezzatura giusta. È un piacere per me. La soddisfazione del cliente è sempre la mia massima priorità. Sono felice di sentirlo. Potresti anche aiutarmi con consigli sul software per le esigenze del nostro ufficio? Assolutamente. Posso fornire suggerimenti per software di produttività, programmi antivirus e altro ancora. Sarebbe estremamente utile. Vogliamo garantire l'efficienza e la sicurezza dei dati. Capisco perfettamente. Raccoglierò informazioni e ti presenterò le opzioni software adeguate. Apprezzo la tua completezza. Il tuo supporto semplifica il processo decisionale. Sono qui per semplificarti il lavoro. Sentiti libero di fare domande o esprimere dubbi. È rassicurante sentirlo. Ti sono grato per l'assistenza e la guida. È un piacere per me.
Aiutare i clienti a trovare le soluzioni migliori è ciò che mi piace di più del mio lavoro. Sono contenta che ci siamo collegati. La tua esperienza sarà indubbiamente utile al nostro progetto. Sono sicuro che troveremo l'attrezzatura e il software perfetti per il tuo nuovo ufficio. Lezione 8. Pagamento e informazioni personali. Ciao Anna, sono pronta per effettuare un acquisto. Mi chiamo John Davis e pagherò con la mia carta di credito. Ciao Davis, grazie per aver scelto il nostro negozio. Accettiamo varie forme di pagamento, comprese le carte di credito. Questo è comodo. Trovo che le carte di credito siano un metodo di pagamento sicuro e senza problemi. Assolutamente. Le carte di credito offrono protezione contro le frodi e forniscono una comoda registrazione. Ecco perché preferisco usarli. Potresti farmi sapere l'importo totale del mio acquisto? Certamente. Il tuo totale è di $75 per gli articoli che hai selezionato. Ottimo. Proseguirò e ti fornirò i dati della mia carta di credito per il pagamento. Grazie, prosegui e fornisci il numero della carta, la data di scadenza e il codice CVV. Certo, il numero della carta è 1234 5678 9012 3456, la data di scadenza è il 26 noni e il codice CVV è 123. Grazie, elaborerò il pagamento e garantirò la sicurezza delle tue informazioni. Lo apprezzo. La sicurezza è una priorità assoluta quando si tratta di condividere dati personali. Assolutamente. Abbiamo adottato misure rigorose per proteggere le informazioni dei clienti. È rassicurante sentirlo. Sono sicuro di fornire i miei dati per questa transazione. Sono felice di sentirlo. Il tuo pagamento è stato elaborato con successo. Posso esserti utile in altro modo? Non al momento. Grazie per l'eccellente servizio e l'attenzione ai dettagli. Lezione 9. Moda e shopping. Ciao Anna, hai fatto acquisti di vestiti di recente? Ciao John. Sì, in realtà sono andato a fare shopping la settimana scorsa. È sempre divertente aggiornare il mio guardaroba. Questo è fantastico. Hai trovato qualcosa di alla moda che ha attirato la tua attenzione? Assolutamente. Ho trovato un vestito stupendo a cui non ho potuto resistere. Il colore e il design erano così unici. Sembra un'ottima scoperta. Dove sei andato a fare la spesa? Ho visitato una boutique alla moda in centro. Hanno sempre le ultime tendenze della moda. Dovrò dare un'occhiata. Sto cercando di aggiungere alcuni pezzi eleganti al mio guardaroba. Dovresti assolutamente andare. Hanno una vasta scelta per uomini e donne. Questo è perfetto. Sono sempre alla ricerca di negozi che offrano opzioni alla moda per uomo. Sono sicuro che troverai qualcosa adatto al tuo stile. Che tipo di abbigliamento ti interessa? Sono particolarmente interessata a trovare un nuovo paio di jeans e delle camicie casual. I jeans sono un capo essenziale del guardaroba. Puoi abbellirli facilmente a seconda dell'occasione.
Questo è vero. Li trovo versatili e comodi. Qualche consiglio specifico? Di recente ho scoperto un marchio che produce jeans di alta qualità con un'ottima vestibilità. Vuoi il nome? Assolutamente. Apprezzo qualsiasi consiglio che possa aiutarmi a trovare la coppia perfetta. Il marchio si chiama Denim Dreams. Hanno vari stili e dimensioni tra cui scegliere. Grazie, mi assicurerò di controllarli. Hai trovato delle buone offerte durante il tuo viaggio di shopping? Sì, l'ho fatto. C'era una vendita in corso e sono riuscito a ottenere alcuni articoli a prezzi scontati. Le vendite sono sempre un'ottima opportunità per risparmiare denaro aggiornando il tuo guardaroba. Sicuramente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Ottieni abiti eleganti e risparmi denaro nel processo. Non potrei essere più d'accordo. Terrò d'occhio eventuali vendite o sconti imminenti. È un'idea intelligente. È sempre bene approfittare di promozioni e offerte speciali. Grazie per i consigli per gli acquisti. Sono entusiasta di esplorare nuove opzioni di moda. Lezione 10. Scelte per la colazione. Ciao Anna, hai provato le opzioni per la colazione in quel nuovo bar del centro? Ciao John. Sì, ci sono stato un paio di volte. Hanno una varietà di opzioni per la colazione, sia vegetariane che vegane. È fantastico. Sono sempre alla ricerca di luoghi che soddisfino le diverse preferenze alimentari. Assolutamente. È fantastico avere opzioni che si adattino a diversi stili di vita e scelte alimentari. Quali sono alcune delle opzioni vegetariane per la colazione che offrono? Hanno deliziose omelette di verdure, toast con avocado e una varietà di ciotole di frutta fresca. Sembrano tutti appetitosi. Sto cercando di incorporare più pasti a base vegetale nella mia dieta. Questo è un grande obiettivo. La colazione è l'occasione perfetta per iniziare la giornata con opzioni nutrienti a base vegetale. Sicuramente. Hanno anche scelte vegane nel loro menù? Sì, lo fanno. Offrono frittelle vegane a base di latte di mandorle e condite con frutti di bosco freschi. I pancake vegani sembrano deliziosi. È bello sapere che ci sono opzioni gustose per tutti. Assolutamente. È importante avere inclusività quando si tratta di scelte alimentari. Non potrei essere più d'accordo. È meraviglioso vedere più ristoranti che offrono un menù diverso. Certamente lo è, dimostra che apprezzano le preferenze e le esigenze dietetiche dei loro clienti. C'è qualcos'altro nel menù della colazione che ha attirato la tua attenzione? Hanno anche una varietà di ciotole per frullati a base di proteine vegetali e condite con muesli e noci. Sembra un'opzione nutriente e soddisfacente. Dovrò fare un tentativo. Sono sicuro che ti piacerà. È un modo rinfrescante e saziante per iniziare la giornata. Grazie per la raccomandazione. Sono entusiasta di esplorare il loro menù per la colazione. Lezione 11. Assistenza per la spesa.
Ciao Anna, ho bisogno di aiuto con la spesa. Potresti aiutarmi? Ciao John. Certo, sarei felice di aiutarti. Cosa devi comprare? Devo prendere alcune cose essenziali come latte, uova, pane e verdure fresche. Sembra piuttosto semplice. Stai cercando qualcosa di specifico, ad esempio una marca o un tipo? Per il latte, di solito scelgo latte magro. Per quanto riguarda il pane, preferisco il grano integrale. Notato. Hai preferenze specifiche per le verdure o devo semplicemente prendere un mix di prodotti freschi? Sarebbe bello avere un mix. Mi piace avere opzioni per insalate e cucinare piatti diversi. La varietà è sempre una buona idea. Mi assicurerò di selezionare un mix di verdure colorate e nutrienti. Grazie, ti ringrazio per il tuo aiuto. Hai bisogno di qualcosa al supermercato? Nessun problema, in realtà ho bisogno di pasta, pomodori in scatola e olio d'oliva per una ricetta che ho intenzione di preparare. Aggiungerò questi articoli alla mia lista. C'è un tipo specifico di pasta o marca di pomodori in scatola che preferisci? Qualsiasi tipo di pasta va bene, e per i pomodori in scatola, di solito scelgo quelli senza sale aggiunto. Notato. Mi assicurerò di scegliere un marchio che soddisfi questi criteri. C'è altro sulla tua lista della spesa? Sì, ho bisogno anche di basilico fresco e parmigiano per completare la ricetta. Basilico fresco e parmigiano. Capito. Mi assicurerò di scegliere ingredienti di alta qualità per te. Grazie mille, apprezzo anche il tuo aiuto per i miei acquisti. È un piacere per me. Possiamo rendere più efficiente il nostro viaggio a fare la spesa aiutandoci a vicenda. Assolutamente. È sempre bello avere una mano quando si tratta di fare la spesa. Sicuramente. Possiamo risparmiare tempo e assicurarci che entrambi otteniamo esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. L'idea è questa. Insieme, possiamo rendere la nostra esperienza di acquisto più piacevole e produttiva. Grazie ancora, sono lieto che possiamo sostenerci a vicenda nelle nostre attività di spesa. Lezione 12. Nuove responsabilità. Ciao Anna, volevo parlarti delle nuove responsabilità che mi sono assunta di recente. Ciao John. Sembra interessante. Di che tipo di responsabilità stiamo parlando? Beh, mi è stata data l'opportunità di guidare un progetto sul lavoro, che prevede la gestione di un team. È un significativo passo avanti. Assumere un ruolo di leadership dimostra la tua crescita e il tuo potenziale. Grazie, sono eccitato e un po' nervoso per le ulteriori responsabilità. È del tutto naturale sentirsi così. Accettare nuove sfide è un segno di crescita personale e professionale. Hai ragione. Uscire dalla mia zona di comfort è essenziale per il mio sviluppo. Assolutamente. È attraverso queste esperienze che apprendiamo e dimostriamo le nostre capacità. Voglio assicurarmi di fare un buon lavoro in questo nuovo ruolo. Qualche consiglio su una leadership efficace?
Un aspetto importante è la comunicazione chiara. Assicurati che il tuo team comprenda le aspettative e gli obiettivi. La comunicazione è fondamentale, in effetti. Mi assicurerò di fornire una guida chiara e di promuovere un dialogo aperto. Un'altra qualità importante è l'accessibilità. Incoraggia i membri del tuo team a condividere le loro idee e preoccupazioni. Questo è un buon punto. Voglio creare un ambiente in cui tutti si sentano a proprio agio nel contribuire. La creazione di un ambiente di lavoro positivo e inclusivo favorirà la collaborazione e la produttività. Devo anche sviluppare le mie capacità di risoluzione dei problemi per gestire eventuali sfide che possono sorgere. La risoluzione dei problemi è un'abilità fondamentale per un leader. Analizza le situazioni, identifica le soluzioni e coinvolgi il tuo team nel processo. Coinvolgere il mio team nella risoluzione dei problemi non solo porterà a risultati migliori, ma li rafforzerà anche. Esattamente. Coinvolgendo gli altri, dimostri fiducia e costruisci un forte senso di lavoro di squadra. Apprezzo le tue intuizioni. Mi sento più sicuro sapendo di avere il tuo supporto e i tuoi consigli. Siete i benvenuti. Credo nelle tue capacità e sono qui per supportarti in ogni fase del percorso. Grazie significa molto per me. Sono entusiasta di accettare queste nuove responsabilità e crescere. Non ho dubbi che eccellerai. Accetta le sfide e continua a dimostrare la tua crescita. Lo farò. Grazie per l'incoraggiamento e la fiducia in me. Diamo il via a un nuovo inizio. Lezione 13. Kit da cucito per gli ospiti. Ciao Anna, hai mai soggiornato in un hotel dove forniscono kit da cucito per gli ospiti? Ciao John. Sì, molti hotel offrono kit da cucito come parte dei servizi per gli ospiti. Questo è interessante. Mi sono sempre chiesto se le persone utilizzino davvero quei kit durante il loro soggiorno. Alcune persone li trovano utili, soprattutto se hanno bisogno di effettuare piccole riparazioni o aggiustamenti ai propri vestiti. Posso vedere come avere un kit da cucito prontamente disponibile possa essere conveniente in quelle situazioni. Assolutamente. È un gesto premuroso da parte degli hotel fornire tali servizi per il comfort dei propri ospiti. Di solito includono solo forniture per cucire di base come aghi e filo in quei kit? Sì, in genere, un kit da cucito contiene elementi essenziali come aghi, filo, bottoni e talvolta un piccolo paio di forbici. Sembra pratico. È bello avere quegli oggetti a portata di mano quando ne hai bisogno. Sicuramente. Evita agli ospiti la fatica di trovare o acquistare forniture per cucire in caso di emergenza. Immagino che dia anche un senso di sicurezza sapere che l'hotel è preparato per tali situazioni. Esattamente. Si tratta di offrire agli ospiti un'esperienza piacevole e senza preoccupazioni. Non ho mai pensato a questi piccoli dettagli che gli hotel curano per migliorare il soggiorno dei loro ospiti. Sono le piccole cose che fanno la differenza e lasciano un'impressione duratura sugli ospiti. Sono d'accordo, dimostra l'attenzione dell'hotel per i dettagli e il suo impegno per la soddisfazione del cliente. Assolutamente.
Fare il possibile con servizi accurati può distinguere un hotel dalla concorrenza. Mi fa apprezzare gli sforzi profusi per offrire un soggiorno confortevole e piacevole. È sempre bello sentirsi ben accuditi quando si è lontani da casa. Sicuramente. Ora presterò maggiore attenzione a questi piccoli dettagli quando soggiornerò in hotel in futuro. È fantastico che la nostra conversazione abbia portato alla consapevolezza di questi dettagli. Goditi i tuoi futuri soggiorni in hotel. Grazie, lo farò. E grazie per aver condiviso le tue opinioni su questo argomento. È stato illuminante. Lezione 14. Frequenza del jogging e della palestra. Ciao Anna, ti piace fare jogging? Quanto spesso vai in palestra? Ciao John. Sì, adoro fare jogging. È un ottimo modo per rimanere attivi e godersi la vita all'aria aperta. Cerco di andare in palestra 3 volte a settimana. Sembra una buona routine. Stavo pensando di inserire il jogging nel mio regime di fitness. Il jogging è un fantastico esercizio cardiovascolare. Aiuta a migliorare la resistenza e a bruciare calorie. È esattamente quello che sto cercando. Quanto spesso vai a fare jogging? Di solito vado a fare jogging 3 o 4 volte a settimana, a seconda del mio programma e del tempo. Sembra gestibile. Inizierò con una frequenza simile e vedrò come va. Questo è un buon approccio. Ricorda di iniziare con un ritmo confortevole e di aumentare gradualmente l'intensità e la distanza. Lo terrò a mente. Hai qualche consiglio per i principianti che vogliono iniziare a fare jogging? Certo. Inizia con un riscaldamento per preparare i muscoli, indossa scarpe da corsa adeguate e ascolta il tuo corpo per evitare sforzi eccessivi. Grazie per il consiglio. Mi assicurerò di riscaldarmi e investirò in un buon paio di scarpe da corsa. Siete i benvenuti. Prendersi cura dei propri piedi è essenziale per un'esperienza di jogging confortevole e senza infortuni. Sono d'accordo. Oltre a fare jogging, hai detto di andare in palestra. Che tipo di esercizi fai di solito lì? In palestra, mi concentro su una combinazione di esercizi cardio come il tapis roulant o l'allenamento ellittico e della forza con i pesi. Sembra un allenamento completo. Quanto tempo trascorri di solito in palestra? Le mie sessioni in palestra di solito durano circa un'ora. Mi dà abbastanza tempo per completare i miei esercizi e rinfrescarmi correttamente. È una durata ragionevole. Lo farò anche per un'ora quando comincerò ad andare in palestra. È un buon obiettivo per cui lottare. Ricordati di ascoltare il tuo corpo e di regolare l'intensità e la durata in base al tuo livello di forma fisica. Assolutamente. Farò un passo alla volta e aumenterò gradualmente il tempo e l'intensità della mia palestra. Questo è l'approccio giusto. La coerenza e la progressione graduale sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di fitness. Apprezzo la tua guida e il tuo incoraggiamento. È motivante avere qualcuno con cui condividere esperienze di fitness. Siete i benvenuti. È sempre bello avere un compagno di allenamento o qualcuno con cui scambiarsi consigli e sostenersi a vicenda.
Sicuramente. Sono entusiasta di incorporare jogging e allenamenti in palestra nella mia routine. Ha uno stile di vita più sano. Lezione 15. Servizi e prenotazioni alberghiere. Ciao Anna, quando abbiamo prenotato il nostro hotel, hai controllato i servizi che offrono? Ciao John. Sì, l'ho fatto. Il sito web dell'hotel elencava vari servizi come una piscina, un centro fitness e la colazione gratuita. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di approfittare di questi servizi durante il nostro soggiorno. Anch'io. È sempre bello avere opzioni per rilassarsi e iniziare la giornata con una buona colazione. Assolutamente. Trovo conveniente che gli hotel offrano la colazione gratuita, in quanto consente di risparmiare tempo e denaro. Sono d'accordo, è un vantaggio avere la colazione inclusa, soprattutto quando viaggiamo ed esploriamo nuovi posti. Hai visto se l'hotel dispone di un ristorante o del servizio in camera per gli altri pasti? Sì, l'hotel dispone di un ristorante in loco e offre anche il servizio in camera per gli ospiti che preferiscono cenare in camera. Questo è comodo. È bello sapere che abbiamo opzioni per la ristorazione disponibili direttamente in hotel. Sicuramente. Ci dà flessibilità, soprattutto nei giorni in cui potremmo non voler andare a mangiare fuori. Ho anche notato che l'hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita. Questo è importante per rimanere connessi mentre siamo lì. Assolutamente. La connessione Wi-Fi gratuita ci consente di accedere facilmente alle informazioni, rimanere in contatto con i nostri cari e pianificare le nostre attività quotidiane. Hai visto se offrono servizi aggiuntivi come lavanderia o trasferimenti aeroportuali? Sì, l'hotel offre servizi di lavanderia per gli ospiti e può anche organizzare trasferimenti aeroportuali su richiesta. È comodo, soprattutto se abbiamo bisogno di rinfrescare i nostri vestiti durante il nostro soggiorno o quando arriviamo in aeroporto. Esattamente. È positivo avere questi servizi disponibili se necessario, per rendere il nostro soggiorno più confortevole e senza problemi. Sono lieto che tu abbia avuto il tempo di controllare tutti questi dettagli prima di effettuare la prenotazione. Mi piace sempre assicurarmi che il nostro alloggio soddisfi le nostre esigenze e preferenze. È bello avere qualcuno organizzato come te quando si tratta di pianificare i viaggi. Lo apprezzo. Grazie, mi piace assicurarmi che tutto sia ben curato per i nostri viaggi. Si aggiunge all'esperienza complessiva. Beh, fai un ottimo lavoro. Sono sicuro che il nostro prossimo soggiorno in hotel sarà piacevole grazie ai vostri sforzi. Grazie per le tue gentili parole. Sono entusiasta del nostro viaggio e del confortevole soggiorno che trascorreremo in hotel. Anch'io. Sarà un'esperienza fantastica. Sfruttiamola al meglio. Lezione 16. Destinazione escursionistica. Ciao Anna, stavo pensando di fare delle attività all'aperto. Sembra carino, vero? Ciao John. Assolutamente, adoro passare il tempo nella natura. Hai parlato di escursionismo e sono assolutamente d'accordo. È bello sentirlo. Hai qualche consiglio per sentieri o destinazioni escursionistiche?
Beh, dipende dal livello di difficoltà che stai cercando. Sei un principiante o un escursionista esperto? Mi considero un principiante. Non ho mai fatto molte escursioni prima, ma sono entusiasta di provarlo. È fantastico! Per i principianti, suggerirei di iniziare con alcuni sentieri locali o riserve naturali vicine. Di solito hanno sentieri ben segnalati e sono adatti ai principianti. Sembra un buon punto di partenza. Ci sono posti specifici che consiglieresti? Se sei pronto per un'escursione panoramica, c'è un bellissimo sentiero chiamato Blue Mountain Trail. Offre viste mozzafiato sulla campagna circostante. Wow, sembra incredibile. Adoro l'idea di godermi la natura mentre faccio un po' di esercizio. Assolutamente. L'escursionismo consente di staccare la spina dal trambusto della vita quotidiana e di apprezzare la bellezza della vita all'aria aperta. Ho bisogno di attrezzature o attrezzi speciali per l'escursionismo? Voglio assicurarmi di essere preparato. Per un'escursione per principianti, scarpe comode da passeggio o scarponi da trekking dovrebbero fare al caso tuo. È anche una buona idea portare uno zaino con elementi essenziali come acqua, snack e un kit di pronto soccorso. Questo ha senso. Mi assicurerò di imballare quegli articoli. Quanto tempo occorre per completare il Blue Mountain Trail? Il Blue Mountain Trail è un'escursione moderata e richiede circa 2 o 3 ore per essere completato, a seconda del ritmo e delle pause. Sembra gestibile. Pianificherò una gita di mezza giornata per godermi appieno l'esperienza. Questo è un buon piano. E non dimenticate di portare una macchina fotografica. Ti consigliamo di immortalare le viste mozzafiato lungo la strada. Assolutamente sì, mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per documentare il viaggio. Ci sono altre mete escursionistiche che mi consigliate? Se sei pronto per un'escursione più impegnativa, c'è un sentiero chiamato Eagle Peak. È noto per le sue ripide pendenze e le gratificanti viste panoramiche dalla vetta. Eagle Peak sembra avventuroso. Potrei farlo una volta che avrò acquisito più esperienza escursionistica. È un approccio saggio. È importante aumentare gradualmente il livello di difficoltà per garantire un'esperienza escursionistica sicura e piacevole. Apprezzo la tua guida. Sono sempre più entusiasta di fare escursioni ed esplorare questi bellissimi sentieri. Lezione 17. Elementi essenziali per l'escursionismo. Ciao Anna, sono entusiasta della nostra prossima escursione. Ho sentito che dovremmo mettere in valigia anche dell'attrezzatura da trekking e delle scarpe comode. Ciao John, assolutamente. È importante essere ben preparati. Assicurati sicuramente di portare con te alcuni elementi essenziali. Questo ha senso. Non voglio dimenticare niente di importante. Farò una lista di controllo in modo da poter mettere in valigia tutto ciò di cui ho bisogno. È un'ottima idea. Una lista di controllo ti aiuterà a rimanere organizzato e ad assicurarti di non perdere nessun elemento essenziale. Quali sono gli articoli indispensabili per un'escursione? Voglio assicurarmi di avere tutto sotto controllo. Innanzitutto, sono fondamentali scarpe da trekking comode e robuste. Forniscono supporto e trazione su terreni irregolari. Investirò sicuramente in un buon paio di scarpe da trekking. Voglio assicurarmi che i miei piedi siano comodi durante l'escursione.
È una decisione saggia. I tuoi piedi ti ringrazieranno, soprattutto durante le escursioni più lunghe con terreni diversi. Che mi dici dell'abbigliamento? Ci sono delle considerazioni specifiche per l'abbigliamento da trekking? Scegli indumenti traspiranti e traspiranti che consentano un facile movimento. La stratificazione è importante anche per la regolazione della temperatura. Quindi, dovrei indossare tessuti leggeri e traspiranti che possano mantenermi fresco e asciutto durante l'escursione. Esattamente. È importante stare comodi e proteggersi dagli elementi mentre ci si gode l'escursione. Ci sono accessori o attrezzi che dovremmo portare con noi? Uno zaino è essenziale per trasportare acqua, snack, una mappa, una bussola e un kit di pronto soccorso. Non dimenticare anche la protezione solare e il repellente per insetti. Mi assicurerò di mettere in valigia uno zaino con tutti questi oggetti. La sicurezza è importante e un kit di pronto soccorso sarà sicuramente utile. Assolutamente. È sempre meglio essere preparati a situazioni inaspettate. Inoltre, non dimenticare di portare un cappello, occhiali da sole e una giacca antipioggia in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. Buon punto. Aggiungerò anche questi elementi alla mia lista di controllo. È meglio essere preparati per tutti i tipi di clima. Sicuramente. Il tempo può essere imprevedibile, soprattutto in ambienti esterni. È importante rimanere protetti e a proprio agio. C'è qualcos'altro che dovrei prendere in considerazione per l'escursione? È sempre una buona idea informare qualcuno sui tuoi piani escursionistici, incluso il sentiero su cui ti troverai e l'orario di ritorno stimato. È una precauzione di sicurezza intelligente. Mi assicurerò di far conoscere a qualcuno i nostri piani escursionistici e la durata prevista. Eccellente! È sempre meglio avere qualcuno a conoscenza dei tuoi piani, per ogni evenienza. Mi sento più sicuro ora che ho una lista di controllo e so quali elementi essenziali portare. Grazie per la tua guida. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Sono sicuro che farai una fantastica escursione con tutta l'attrezzatura necessaria. Non vedo davvero l'ora. Mi assicurerò di godermi il viaggio e di ammirare gli splendidi dintorni. Questo è lo spirito. Ricorda, non si tratta solo di raggiungere la destinazione, ma anche di godersi l'intera esperienza escursionistica. Assolutamente. Lo terrò a mente. Grazie ancora. Ti farò sapere come va l'escursione.